Ciao, qualche settimana fa, nel primo dei miei spunti di tecnica pianistica, in cui si parlava più che altro del dito, dell'uso del dito, dell'articolazione, eccetera, lo si faceva in maniera abbastanza generale. E mi sono arrivate diverse domande chiedendomi: ma questo discorso è valido anche per le parti cantabili, per i temi, o parliamo prevalentemente di passaggi tecnicamente complicati o di veloci o agili? No, io mi riferivo proprio a un discorso generale che è applicabilissimo anche a punti cantabili. Un esempio brevissimo per farvi capire che cosa intendo. Eccetera. Questo è il secondo movimento dell'Imperatore, del quinto concerto di Beethoven. E in questo caso, apparentemente, naturalmente, il passaggio è molto semplice, si può anche leggere a prima vista. Sto usando solamente il dito? La risposta è no, anche se magari può non essere evidente dal di fuori. Usando solamente la leva corta del dito, il risultato che otterrei sarebbe qualcosa di questo tipo. Eccetera, eccetera. Sperando sempre che la differenza sia apprezzabile anche non microfonando bene il pianoforte, purtroppo non ne ho la possibilità in questo momento, dovrebbe comunque percepirsi qualcosa di questa differenza che qua è abissale. Qual è la differenza tra i due tipi di movimento? Che questo movimento, usando solamente questa parte del sistema, quindi l'ultima parte, produce un suono abbastanza secco, nonostante l'uso del pedale, anche se uso il pedale ha qualcosa di pungente, di tagliente il suono che non deve avere non solo nella parte cantabile ma anche nell'accompagnamento. Questo con pedale o senza pedale è abbastanza brutto. In realtà se metto più pedale peggioro la situazione, perché essendo più definito il suono ho ancora più risonanza, in questo caso indesiderata, perché quella che desidero di più è questa, in realtà quella del basso. E qui desidero un'alfombra, come si dice alfombra, un tappeto armonico che non sia necessariamente stradefinito, perché la definizione del suono ce l'ho di sopra. Ho bisogno quindi di approcci un po' differenti se voglio ottenere un risultato equilibrato. In nessuno di questi casi però uso esclusivamente il movimento del dito. C'è sempre, anche nell'accompagnamento che è molto semplice, naturalmente si può eseguire in modo esclusivamente digitale, ma con risultati molto meno efficaci che non accompagnando, lasciando accompagnare da un piccolissimo movimento ondulatorio del palmo della mano che è collegato a tutto il resto e che non si scollega mai da tutto quello che c'è, letteralmente attaccato da tutto quello che ci è collegato, lascia fluire l'energia in maniera molto molto libera. Allo stesso modo, nella parte superiore, la parte tematica, usare solo il dito mi produrrebbe quel suono di cui si diceva prima. Se invece lascio anche qui che il resto del sistema accompagni il movimento del dito, in realtà non sto usando solamente il dito, ma tutto quello, sto usando un approccio molto più globale dalla parte superiore. Oltre a questo, un lato molto interessante e importante da approfondire sarebbe lo stato interno, la sensazione che ho internamente a livello muscolare e non solamente di ognuna di queste parti. Parlo del basso, della parte del tema e dell'accompagnamento. Questo magari lo vedrò in un momento a parte perché è un discorso bello, complesso e merita di essere approfondito da solo. Spero di avere un po' di tempo in più prossimamente per approfondire questo discorso. Nel frattempo, se avete domande qui sotto, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video.